amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come personalizzare questo bellissimo fiocco nascita. Già ho fatto vedere come realizzare tutti i pezzi del fiocco nascita, se non l'avete visto qui sotto vi lascerò il link dove appunto vi spiegherà passo passo, quindi come realizzarli e anche dove andare per scaricare il cartamodello gratuito. Ma oggi invece lo andremo a personalizzarlo e lo faremo con i termovinili della Bflex. Se anche voi volete acquistare questi termovinili perché vi piacciono per realizzare fiocchi nascita come facciamo oggi, ma anche altre cose, poi sul mio canale nella sezione dedicata proprio alla Bflex troverete altri video che ho fatto dove appunto spiego dove possono essere applicati, quali termovinili ha la Bflex per noi e così via. Quindi se non l'avete ancora fatto, andando sulla mia pagina YouTube troverete proprio una playlist dedicata solo ai prodotti della Bflex. E sempre riguardo la Bflex, quindi qui sotto ho detto lascerò il link dei prodotti che andrò a utilizzare oggi e anche dove acquistare eventualmente altri prodotti che ha la Bflex, ma trovate anche il mio codice sconto, quindi vi consiglio sempre di andare a vedere sotto nelle info dove appunto io poi lì andrò a mettere varie descrizioni di tutto ciò che io utilizzo. Ma adesso, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare quindi questi 4 termovinili. Questi 4 sono tutti della serie 700, quindi utilizzeremo il nero, il bianco, il celeste e il blu. Poi, come dicevo, qui sotto trovate esattamente i codici e cliccandoci sopra al colore che voi desiderate andate direttamente per l'acquisto. Prendiamo il nostro tappetino e quello che dobbiamo andare a fare adesso è applicarci sopra il nostro termovinile. Allora, il termovinile è composto da questa parte lucida dove c'è il liner e questa che è la parte dove appunto c'è il termovinile. Noi dobbiamo mettere la parte del liner rivolta verso il tappetino e la parte opaca quindi rivolta verso di noi. Una volta posizionato il nostro termovinile lo andiamo a inserire all'interno della macchina e procediamo con il taglio. Adesso che abbiamo tagliato tutti i nostri pezzi non ci resta altro che spellicolarli. Io andrò a utilizzare lo spellicolino della Bflex. Se voi non avete questo spellicolino potete tranquillamente utilizzare un ago, uno spillo. Per spellicolare è semplicissimo, basta andare sulla parte non dove c'è il liner, non la parte lucida ma sulla parte opaca, puntare il nostro spellicolino così in un angolino e tirare su. Andiamo a dividere le due parti. Adesso semplicemente prendendo quindi questo angolino tiriamo. In questo modo rimarrà sul line adesivo la parte che a noi interessa e il resto lo andiamo a eliminare. Adesso io procederò in questo modo per tutti gli altri pezzi. Poi se ci sono delle parti interne della scritta che a noi non interessano, basterà sempre andare con lo spellicolino, puntare e tirare su la parte da eliminare. Così qua abbiamo spellicolato quindi tutti i nostri pezzi. Adesso prima dell'applicazione andiamo a vedere la scheda tecnica, poi la andremo a applicare sopra al nostro fiocco nascita. All'interno dei termovinili della Bflex, al momento in cui li acquistiamo, troviamo una scheda tecnica come questa,
dove in alto a sinistra troviamo scritta la serie che appunto abbiamo acquistato, in questo caso la serie 700, sotto la descrizione dove spiega questa serie, sotto ancora un QR dove inquadrandolo col telefono possiamo vedere step dopo step, quindi tutti i passaggi da fare per l'applicazione, mentre a destra abbiamo le istruzioni dove anche qui vengono riportati tutti i passaggi da fare. Al centro abbiamo uno schemino che sarebbero le info, ovvero informazioni riguardo appunto questo termovinile dove può essere applicato. Sotto ancora abbiamo le istruzioni per l'applicazione con il ferro da stiro, che in questo caso ci dice che possiamo applicarlo con una temperatura massima di 3 pallini per 10 secondi. Il liner va rimosso a caldo, una pressione alta. Sotto invece abbiamo le istruzioni riguardo la pressa, sia presse piccole che presse grandi. Allora, qui ci dice che la temperatura deve essere di 140 gradi, 10 secondi, la pressione deve essere media e il liner va rimosso a caldo. Ancora sotto troviamo invece le istruzioni riguardo il lavaggio. Qui ci dice che possiamo lavarlo a 90 gradi, possiamo metterlo in asciugatrice e possiamo addirittura lavarlo a secco. Per l'applicazione andrò a utilizzare il tappetino della Bflex. Questo perché? Perché questo tipo di tappetino è realizzato apposta per far sì che, oltre a non rovinare il nostro piano di lavoro, ma dalla parte non dove c'è la scritta il retro ha una superficie dove distribuisce bene il calore, quindi è stata creata e realizzata apposta perché per far sì che il calore venga distribuito in modo uniforme, così da farci ottenere un risultato migliore. Ora, in questo caso, non essendo un tessuto molto sottile, possiamo anche utilizzare un normalissimo tappetino, ma comunque dobbiamo mettere un qualcosa per proteggere la nostra superficie dal calore. Incominciamo dalla luna. Allora, qui dobbiamo mettere un occhietto, quindi prendo il mio occhio e vedo dove posizionarlo, perché poi sotto dobbiamo metterci la boccuccia. Quindi come prima cosa io appoggio entrambe, così. Allora, sotto, per chi non ha visto l'altro video, io ho utilizzato del panno Lenci, quindi oggi andremo a vedere il risultato della serie 700 applicato sopra al panno Lenci. Adesso quindi li ho appoggiati sul mio panno Lenci, con il ferro da stiro vado e lo mantengo così per 10 secondi, esattamente come diceva la scheda tecnica. Tolgo e ecco qua, ripeto l'operazione anche a questo di sotto. Ecco qui. Poi volendo potete anche stirare tranquillamente, perché i termovinili della Bflex, a differenza di altri termovinili, potete passarci sopra con il ferro da stiro, vedete, non succede assolutamente nulla, a meno che ovviamente la superficie dove l'andate ad applicare non è una superficie delicata e quindi non vuole calore. Allora, a quel punto dovete mettere della carta forno per isolare un pochino il calore, ma i termovinili della Bflex, come vedete, io posso lasciarlo sopra tranquillamente, non gli succede niente. Ed ecco qua, il primo pezzo è fatto. Adesso passiamo alla nuvoletta. Alla nuvoletta dobbiamo mettere gli occhietti e sotto poi ci mettiamo una boccuccia, così. Controllo che sia centrato per bene. Ok. E adesso, come prima, metto il ferro per 10 secondi. Dovete fare un pochino di attenzione quando levate il liner, perché il panno Lenci, avendo comunque tipo questi peletti, se andate a prendere il peletto e tirate su, ovviamente si sposta anche il termovinile sottostante, quindi basterà semplicemente ripassarci il ferro da stiro sopra, così che lo andate a riposizionare, quindi attaccare sopra al vostro tessuto.
Ed eccola qui, anche la nuvoletta è pronta, guardate quanto è simpatica. Adesso invece dobbiamo andare ad applicare delle scritte. Io pensavo di fare in questo modo, quindi mettere qui la scritta "è nato", così, e di qua invece mettiamo Alessandro. Ovviamente bisogna cercare di posizionarlo bene. Quindi pensavo di dare un po' di movimento in questo modo al nostro lavoro. Adesso, come prima, vado con il ferro da stiro o la pressa, insomma quello che avete. Ed ecco qua. E adesso mettiamo in posizione per bene la nostra scritta Alessandro. Ecco qui, anche Alessandro è stato fatto. Quindi io adesso andrò a sistemare, quindi cercherò di vedere come poter sistemare tutti questi pezzi. Ok, quindi una volta deciso la posizione, come devono andare tutti i nostri pezzi, incominciamo dalla luna. Quindi io andrò a posizionare il cappello. Per il cappello, allora, potete decidere o utilizzare la colla a caldo, così da velocizzare il vostro lavoro, però secondo me la soluzione migliore sarebbe cucirli. Se avete tempo ed è un lavoro che dovete fare per venderlo, io vi consiglio di utilizzare ago e filo, perché sicuramente il risultato è migliore della colla a caldo, ma questo poi vedete voi come preferite farlo. Io ora, per una questione di tempo, tanto questo non lo devo dare a nessuno, utilizzo la colla a caldo. Quindi posiziono il mio cappello qui, ho piegato un pochino per dare quel senso di movimento, perché insomma un cappello non è che è proprio rigido, preciso, conico. E adesso vado a incollare questo pezzo qua. Basta veramente pochissima colla, mi raccomando, non ne mettete troppa. Un altro pezzo qui. Allora, per la nuvola metterò un po' di colla qua e la vado a incollare qui alla nostra luna, e poi andrò a mettere un altro goccetto di colla anche qui, così da fissare meglio il tutto. Allora, Alessandro invece lo attacchiamo qua, quindi mettiamo un po' di colla qua, così, e lo attacco in questo modo. Metterò anche un goccio di colla qua sotto. E ora bisogna decidere questi altri pezzi. Potrei mettere questo qui e questo qua, ad esempio, oppure questo, non so, qui e qui, anche così è carino. Ok, adesso non ci resta altro che mettere il nostro nastro sopra per attaccare poi il fiocco. Allora, io il nastro lo metto sempre in ultimo, perché devo vedere poi, una volta posizionato, tutti i pezzi per il bilanciamento. Ecco, per esempio questo bisognerà incollarlo meglio. Per questo vi dicevo, sicuramente cucirlo è la soluzione migliore, perché è sicuro che una volta cucito bene non si stacca più. Allora, quindi io andrò a posizionare il mio nastro qui. Poi, se non vi piace vedere questa parte dietro, anche se poi insomma non si vedrà perché va appoggiato, di solito sulla porta le mettono, qui volendo si può anche applicare un fiocchettino, così che non si vede quella parte dietro. Allora, rimettiamo bene qua, che evidentemente avevo messo troppo poca colla. Ed ecco qua il nostro lavoro terminato. Guardate un po' se vi piace. Poi, volendo, se non lo volete mettere così tutti quanti uniti, potete anche mettere del nastro
che unisce un nastro ovviamente sempre dalla parte di dietro, sia della luna che dell'oggetto da mettere, che può essere la nuvola, la stella, insomma il nastro l'ho applicata dietro, e fate quindi un pezzettino di nastro così da farli scendere. Io lo trovo bellissimo, come avete visto, insomma già dicevo nel video precedente che chi non ha una ricamatrice, quindi chi non può ricamare il nome, gli occhietti, queste cose, questo potrebbe essere una soluzione. Quindi veramente con pochissimi euro andate a realizzare un bel fiocco nascita. Bene amici, e qui finisce il nostro tutorial. Se il video vi è piaciuto e volete acquistare questi termovinili, io qui sotto vi lascerò tutti i link di riferimento per l'acquisto e anche il mio codice sconto, così da acquistarli a un prezzo un po' più vantaggioso. Se avete dubbi e domande scrivetemi sempre qui sotto, così che vi posso rispondere, e se poi mi volete mandare un semplice saluto, a me fa sempre piacere, sapete che io rispondo sempre a tutti i messaggi. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, condividete, così che il canale può crescere. E se ancora non vi siete iscritti al mio canale e vi piacciono questo tipo di video, quindi dove realizziamo degli oggetti e li andiamo a personalizzare, io vi consiglio di iscrivervi e di accendere la campanellina, così che poi vi arrivano le notifiche di tutti i prossimi video. E se non vi siete iscritti neanche agli altri miei canali social, vi consiglio di iscrivervi, in modo che così anche lì vedete tutti gli aggiornamenti dei video che devono uscire e anche altre cose che pubblico, oltre a queste che pubblico su YouTube. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!